Nelle edizioni speciali delle penne stilografiche di Leonardo Officina Italiana spesso troviamo anche un calamaio. Sono inchiostri che Leonardo mette a disposizione degli appassionati, inchiostri che evidentemente, non sfugge a nessuno, non sono prodotti in casa, ma questo non significa proprio niente perché sono dei buoni inchiostri. In particolare quello di oggi, Noce Moscata, a me piace particolarmente. Certo, rientra un po' in quelle tinte rossastre, marroncine, arancione scuro, color ruggine, color bronzo, che a me piacciono particolarmente. Come per tutti i colori un po' più chiari, in relazione a dei pennini di gradazione sottile come l'extra fine in questo caso, diciamo che non si vede moltissimo, per quanto si legga bene, senza dubbio si legge, però non si legge come altri inchiostri, quindi bisogna tenerlo in considerazione quando si fa una scelta come questa. A me per esempio questa tonalità piace, per cui sono disposto anche a perdere un pochettino di evidenza, cioè di colpo d'occhio immediato nel riconoscere cosa e come, però mi piace, quindi vi dicevo, è un buon compromesso, chiaramente con un tratto un pochettino più corposo, un pennino medio ad esempio, sono tutte cose che passano in secondo piano. E man mano che saliamo con la gradazione ovviamente non ci sono più problemi di sorta. Man mano che si sale di gradazione invece si apprezzano anche altre caratteristiche, come ad esempio delle sfumature dovute in vero più ad più al flusso, che alla formulazione dell'inchiostro che crei dei chiaro e degli scuri all'interno dello stesso carattere o comunque della stessa riga. È più una questione legata al flusso, però è un inchiostro interessante. Tratto sottile, andiamo a vedere se passa il foglio. Come vedete nelle mie prove utilizzo sempre una carta che sia già stata scritta per l'appunto, ma in questo caso non passa neanche in corrispondenza dei tratti più marcati, quelli che ho utilizzato con un pennino, vedete il pennino Fude, quindi con il tratto più spesso che possa creare. Il colore potrebbe essere assimilato ad un arancione scuro molto maturo, tendente per l'appunto al marrone chiaro. C'è una buona componente di rosso, ma come vedete man mano che la velocità aumenta e si alleggerisce un pochettino il tratto, schiarisce. Quindi la saturazione da una parte possiamo notare sulla P e invece questo alleggerimento sulla S, su questi tratti molto abbondanti, soprattutto quando si va ad alleggerire la pressione. Però una tonalità che non è nuova senza dubbio nel panorama degli arancioni, dei marroni chiari, però molto gradevole. Sulla carta Rhodia si presenta così, ovviamente enfatizzata rispetto alla sua gamma dinamica, perché è una carta che sappiamo riesce a mettere in rilievo queste caratteristiche ed effettivamente si passa da un marrone scuro più deciso quando c'è un'abbondanza una disponibilità di inchiostro, all'arancione più leggero quando invece si accelera il passo e si va un po' più di fretta. Mi è piaciuto molto anche sulla carta avoriata, per esempio in questo caso con il pennino stab della Pilot Heritage mi ha restituito un bel contrasto, molto elegante, forse un po' vintage anche, per carità, ma chi come me apprezza questo tipo di colore piace un po' in tutte le salse per metterla così in questo modo. Qui possiamo osservarlo sulla Platinum, come abbiamo visto nella prova. La carta è la carta Clairefontaine, una carta che apprezzo particolarmente, e si possono notare anche delle sfumature dovute proprio alla qualità del pennino in questo caso, che ho messo in confronto diretto, proprio qui a fianco, ora ve lo faccio vedere, con quello della Falcon Elabo.
Eccolo qua, stesso inchiostro, qui addirittura, dato che il pennino è un po' meno rigido rispetto a quello della Platinum, pur essendo il soft fine, ci sono ancora maggiori variazioni di copertura, di saturazione, di profondità, proprio perché il pennino, essendo un pochettino più elastico, ritraendosi, chiudendosi, quindi lavora maggiormente anche sul flusso dell'inchiostro e quindi, come dicevamo prima, ne risente anche la parte della scrittura, che comunque trovo che sia veramente un buon inchiostro, decisamente migliore di altri nella compagine dell'offerta, chiamiamola così, di Leonardo. Belle tinte, ma questo funziona anche un pochettino dal punto di vista della scrittura, quindi nella parte dinamica. La penna è la Platinum, il pennino, il soft fine, l'ho voluto mettere un po' alla prova. Questa è una carta comune da fotocopie, mettere alla prova perché comunque insomma il pennino è abbastanza esigente, la carta non è una carta di gran qualità, andiamo a vedere come se la cava. Beh, se la cava molto, ma molto bene, perché è un bel far scorrere il pennino. Come ripeto, la carta non è una carta di qualità, ma c'è ampio spazio per giocare un pochettino anche con la grafia. Questo qua è un inchiostro di Leonardo. Officina Italiana. La penna scorre davvero molto, ma molto bene, e sapete che insomma non è il più amichevole dei pennini, a volte alcuni inchiostri addirittura non gli consentono di scorrere, quindi guardate, basta appena appoggiare la penna per farlo scrivere. E come scrive. Sì, decisamente bello, valido. Questa è una Platinum. Pennino soft fine. Divertente, mi piace molto, persino su una carta come questa si riescono a mettere in evidenza degli effetti, delle ombreggiature, in questo caso, ombreggiature, cosa che con altri inchiostri di Leonardo non sono riuscito a trovare, quindi molto bene. E poi vedete che non rimane mai a secco, scrive, e stiamo parlando di un pennino che comunque è davvero molto sottile. La tinta non è certamente una tinta inedita, è una noce moscata che insomma un po' più chiara di quella che siamo abituati a grattugiare in cucina per dare un po' di sapore ai piatti. Mi ricorda molto da vicino il caramel di Parafernalia, sì, abbastanza, proprio anche le sfumature trovo che siano abbastanza simili, tanto in un inchiostro quanto nell'altro, forse appena un pochettino più rossiccio questa noce moscata, ma comunque bella davvero. E invece il Private Reserve, sì, anche questo me lo ricorda abbastanza da vicino, sebbene cominciamo ad avere una tonalità più scura, quindi ci spostiamo più verso il marrone. Anche il Diamine Lancet Copper si avvicina molto, ma è la formulazione che in questo caso fa un po' la differenza fra l'uno e l'altro, e quindi potrebbero essere due inchiostri che convivono tranquillamente nello scrittoio perché hanno formulazioni un po' diverse. Torno a ripetere che non mi ha affatto dispiaciuto questa noce moscata anche nella qualità dinamica.
ergonomica dei pennini. L'ho provato su più pennini e su quelli un po' più larghi, per esempio, riesce anche a mettere in evidenza delle belle sfumature ben più maggiori, è comprensibile, rispetto ad un pennino fine. Così si presenta l'inchiostro con questo cartonato che va a coprire l'involucro dell'inchiostro e sul quale è scritto e riportato il nome, in questo caso noce moscata, in modo da avere, diciamo, un elemento comune a tutti e poter cambiare soltanto la copertina. Il calamaio è quello classico di Leonardo, un calamaio ottagonale, anche questo non è certamente una novità, diciamo ci sono altri concorrenti che utilizzano lo stesso recipiente, la stessa boccetta, c'è però riportato nell'etichetta anche il colore. Dall'alto non lo riconosco, ma poco male, perché questo sta spesso sulla mia scrivania. Come sempre trovate questi inchiostri presso il negozio Gold Pen e scrivendo nel testo del messaggio che siete iscritti al canale con il vostro nickname avrete senz'altro un trattamento particolare. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.